Amici Wanderluster, buongiorno, qui dalla Val Venis, stanotte abbastanza freschina, abbiamo acceso in camper questa mattina il Webasto per scaldare un po' e sono uscito relativamente presto perché sto andando a noleggiare una mountain bike elettrica. Sono molto curioso di misurarmi con questo mezzo, di capire come mi trovo, quali sono le sensazioni e avrò piacere anche di raccontarle, di condividerle. L'obiettivo odierno è quello appunto di partire dai 1100-1200 metri di Courmayeur per raggiungere i circa 2200 metri, per essere precisi 1195, del rifugio Elisabetta. Vorrei addirittura andare oltre, vorrei spingermi oltre, ma ovviamente questo starà un po' così a capirlo gradualmente. Quindi seguitemi, cercherò di raccontare tutto e vediamo un po' come va e se ne vale soprattutto la pena. Allora, parcheggiata la motina qui a Courmayeur e adesso sto andando dal noleggiatore. Oggi il cielo è particolarmente bello perché ci sono questi nuvoloni intorno alle cime delle montagne, li vedremo dopo, ma sono veramente belli. Allora, hai una bici elettrica, biammortizzata, quindi forciere anteriore e ammortizzatore posteriore, un motore Bosch X, 85 Nm di coppia e computerino. Ok. Il computerino accendi da sopra, molto semplicemente, tastino. Ok. Ti indica velocità, Sì. quanta strada hai fatto, batteria. Ok. Più o meno regoli l'intensità di aiuto, vai da off, Ok. bici muscolare, pesa Ok. 25 kg circa, Ok. se eri in salita ti danno premi. Il Esatto. Eco Tour, mountain bike elettrica, turbo. Ok. Più usi vicino al turbo l'aiuto, più consumi la batteria. Ok. Se dovessi fare tutto turbo fino all'Elisabetta, a quanto arrivo di batteria? Sto estremizzando. Non ho idea. Ti consiglio di usare turbo solo sulle situazioni okay, tenerti il bonus. Sia con tour che con mountain bike elettrica dovresti averne a sufficienza. Magari sugli strappi più impegnativi. Ok, va bene. Se giri tutto il giorno in turbo non ho idea della... Ok. No, vabbè, era giusto per... Da qua all'Elisabetta ritorno. Che poi il ritorno è tutto in discesa. Sì, sì, però quindi fa volume. Arrivano dal 30 al 50% di batteria. Ok, va bene. Sì. Cambio meccanico, solo ruota posteriore sui pignoni dietro. Pignone più grande. Ok. Sì, no, è come la mia Scott, esatto. comunque identico. Marcia più corta, l'altro rilasci, marcia Sì, più è lunga. un ex. Ok. Sì, L'unica cosa, allora, per abbassare questo è questo, giusto? Sì. È come il mio, sì. Sì, è come il mio, sì. Ok. Allora, eccomi qua. Ho ritirato la mountain bike, l'e-bike, è una KTM, motore Bosch, e niente, cosa ho fatto? Mi è stato suggerito, e effettivamente insomma credo sarà molto diverso, piuttosto che percorrere la strada asfaltata che parte da Courmayeur e va su appunto in Val Venis, che è quella che percorro normalmente in moto passando dal santuario, mi è stato suggerito, e infatti mi ha sempre un po' incuriosito questa strada, di fare quella che si chiama strada della Sabbiera, che è questa, che passa sotto al ghiacciaio e poi spunta verso il santuario, e da lì poi percorro la solita strada fino a poi arrivare dove mi interessa. Quindi niente, sono qui, è iniziata questa esperienza, le prime pedalate in pendenza sullo sterrato sicuramente danno comunque già qualche piccolo segnale ovviamente di come significa pedalare con un e-bike. Vediamo un po' come andrà, sono abbastanza curioso.
Allora, dicevo, ho fatto la strada della Sabbiera. Prime impressioni: devo imparare a usare il cambio con il motore elettrico. Devo un attimino modulare meglio il cambio e poi mi posso divertire di più. In questo momento non ce l'ho proprio il pieno controllo, ma devo un attimino regolarmi per capire quando dare più potenza e quando darne meno. Allora, sono arrivato al villaggio di La Visalla e da qui poi inizio la salita, quella ancora più tosta. Diciamo che la cosa che mi ha impressionato è già la strada che ho fatto con la forte pendenza che mi ha portato fin qui. L'ho fatta addirittura più o meno a una velocità di 20-21 km/h con gran piacere, molto allegramente. Poco sforzo. Non è vero che sulle mountain bike elettriche non si pedala, questo sto scoprendo, si pedala e volendo si suda pure, dipende ovviamente fino a che punto ci si vuole spingere, ma per chi ama, diciamo come me, soprattutto, come dire, l'esplorazione, ha un approccio esplorativo per poi ritrovarsi in situazioni come queste e andare ben oltre, beh, insomma, mi sto rendendo conto che è un bel mezzo. Ma adesso continuiamo. Allora, sono arrivato quasi in cima a questa salita. Io l'avevo fatta con bici muscolare un mesetto e mezzo fa. Sono salito con modalità turbo. Attenzione! Sono arrivato già qui a questo laghetto dove a destra si va verso il lago di Miage e a sinistra la strada che salirò io si va verso il rifugio Elisabetta. La volta scorsa per arrivare fin qui avevo impiegato molto più tempo, ma non avevo fatto lo stesso dislivello. In questo momento mi indica 1950 metri e sono partito dai 1200 di Courmayeur. Che dire, sicuramente dà un grande aiuto, veramente importante. Mi sto trovando molto bene, sto cominciando anche a prendere confidenza con il cambio. Adesso inizia tutta una parte sterrata e niente, ci sarà da divertirsi.
po' di freddo. Sicuramente era più gradevole perché c'era molta meno gente, quasi nullo rispetto ad oggi. E comunque niente, continuiamo con questa scoperta della mountain bike elettrica. Rifugio Elisabetta conquistato. Qui sono sotto al ghiacciaio e qui alle mie spalle, eccolo qui, il rifugio Elisabetta. E adesso da lì vado direttamente ad affacciarmi in Francia dalle Alpi. Yeah! Allora, dunque sto per intraprendere questa salita, secondo me ha una pendenza, non so se si intuisce, almeno del 25 se non del 30%. In questo momento sono con 2 tacche sulla batteria, quello che posso dire è che 2 tacche sono il risultato dopo appena 19 km e aggiungo anche che ho guidato in maniera così un po' mista tra diciamo, l'eco, il tour, l'e-mountain bike e ovviamente in certi momenti anche il turbo. Adesso ovviamente dovrò mettere il turbo, rischio di giocarmi in tutta la batteria, però vediamo un attimino. La salita è veramente ripida, con una bicicletta muscolare personalmente non ce la farei. Adesso bando alle ciance e via di gambe e di motorino. Via! Quella padrona,
strada sono strade. Dovessi utilizzare bene, diciamo, questo bilanciamento motore marce, mi divertirei ancora di più. Quindi in questo momento devo dire, alla grande, il bilancio è molto molto positivo. Mi aspetta tutta quella strada lì, in questo momento tutta su Sassaia, che continua a salire, ma diciamo con una pendenza un pochino più ridotta. Proviamo con modalità tour. Non è proprio un percorso per mountain bike, di arrivare lì dove c'è quella costruzione, poi da lì mi dicono che avrei altri 30 minuti per arrivare al limite massimo, che credo sia 2600 metri. Dai, ci vediamo. Buona passeggiata, ciao ciao ciao. Questo ragazzo in bicicletta che mi ha ho deciso di ritornare giù, lì non c'era sentiero, così voglio divertire un pochino in discesa e poi andare un po' di altre cose. Devo dire che ho ancora una tacca, quindi c'è anche questo che vuole evitare di restare con 26 kg di bicicletta da portare sulle spalle. Quindi adesso continuiamo così e facciamo una bella discesa.
porterò la bicicletta tra poco giù a Courmayeur con molta calma, intanto mi godo questo paesaggio, questo posto incantevole. Si è entrato un po' di vento, dovrò scendere di circa 1000 metri, sarà tutto in discesa ovviamente, quindi questo è quanto. Bilancio assolutamente positivo, almeno per quel che mi riguarda, assolutamente da provare come esperienza, e poi ognuno trae le proprie conclusioni. Grazie, alla prossima.